Buongiorno amici del canale. Ciao! Bruno, fa caldo, eh? Allora, oggi abbiamo questo pezzo che quanti avrebbero tenuto? Nessuno, credo. Nessuno avrebbe tenuto un pezzo del genere. Forse qua non ci diranno, ma l'avete rovinato, eh? Come succede forse nel 90% dei mobili che vedono magari interi Sì. e non vedono sgretolarsi, perché per moltissime persone sembra che il restyling sia da utilizzare solo ed esclusivamente quando un mobile si scioglie, va a scatafascio. Beh, non è così. Infatti quello che dice sempre Stefano è: ma perché tutte le persone che predicano bene e poi razzolano male in casa non hanno una bella casa tutta fatta in legno massello con dei bei mobiloni solidi color legno? Questo ce lo chiediamo sempre. Invece poi solitamente chi critica tanto noi che coloriamo mobili, che cos'ha? Ha mobili quasi sempre creati in serie, tutti quanti uguali, in una casa che solitamente non ha nulla da dimostrare dal punto di vista stilistico. Quindi quello che vi consiglio di fare è sì, salvare pezzi come questo, che a noi piace soprattutto perché ha questo bel marmo davanti. Sì. A noi quando vediamo del marmo antico drizziamo le antenne, perché secondo me è sempre bello salvare un pezzo di pietra storica. E soprattutto perché a me le forme molto molto country di questo pezzo piacciono tantissimo. E ovviamente faremo un restyling in stile super country. Perché? Indovinate un po', non siete voi a decidere come deve essere il mobile, ma le fattezze sono importantissime. È importante capire che la struttura, la conformità del mobile comanda, decide moltissimo. In alcuni casi si può anche semplicemente solo alleggerire, magari facendo un colore puro neutro sul mobile e sulla parete, perché più tu alleghi al muro il mobile, più scompare. Ma in questo caso invece vogliamo fare proprio un pezzo country. Però vedremo cosa succede togliendo i primi pezzi. Sì. Ma l'ispirazione di oggi è Cherie, il magenta Magic Paint bello, carico, con una nota ciliegiosa, e la nostra stoffa Toile de Jouy rossa, che trovate ovviamente in vendita dai rivenditori Magic Paint che la vogliono, la possono ordinare, e sul sito magicpaint.it. Partiamo? Sì. Partiamo. Questo mobile in realtà ha una patina bellissima e se voi fate attenzione potete già vedere che su tutta la superficie c'è questo craquelé. Secondo me questo craquelé deriva dal fatto che ha preso molto sole e molto caldo. Noi ora cerchiamo di non buttare via nulla, perché anche queste tendine, che sono veramente brutte, logore e sporche, magari possono avere una seconda vita, chi lo sa. Le mettiamo a mollo in acqua e sapone di Marsiglia e vediamo poi come fare. Ovviamente lo spago con cui le hanno legate lo togliamo, lo buttiamo via e continuiamo. I cassetti sono da sistemare, ci sono dei chiodi conficcati, bisogna consolidare il fondo, che sicuramente ha bisogno di essere ripulito. Andremo a togliere via tutto ciò che è colato, perché se vi rendete conto su questo mobile ci sono moltissime gocce e colature. Non toglieremo la vecchia vernice perché ci piace e ci serve, e forse saremo anche fortunati nell'avere un bel craquelé naturale, ma come potete notare in tantissimi punti ci sono molte gocce. Quindi dopo aver fatto bene aba, andremo anche a grattare le gocce che ci sono per capire se unificare la superficie. Allora, togliamo anche il marmo? Sì. Via. Allora, tendine via, togli via questo pezzo qua, via i cassetti e via il marmo. Questi vecchi chiodi, vecchi occhielli, li buttiamo via perché sono veramente molto usurati e ne metteremo di nuovi quando metteremo il bastoncino con la nuova tenda. In questo punto potete vedere che ci sono tantissime colature, le vediamo proprio anche in rilievo, date dalla stesura di vecchie vernici. Ecco, queste vanno tolte perché altrimenti rimarrebbero anche su una nuova vernice, perché sono in rilievo. Dobbiamo fare molta attenzione perché il mobile è incastrato qua dentro e ovviamente, come potete notare, il legno è molto compromesso. E ovviamente tu tieni il mobile, io tiro il marmo e ovviamente bisogna toglierlo perché guardate cosa c'è qua dentro. Di tutto. E quindi va sanificato e purificato bene prima del restyling. Avete visto il primo passaggio? Ora aspirapolvere, andiamo a togliere via tutto quello che c'è di macro.
di carteggiare faccio leggermente aba. Perché? Perché voglio vedere dove sono sporco e dove invece sono veramente delle gocce di colore spesso e indurito. Quindi su più o meno 2 litri di acqua calda metto più o meno un bicchiere di ammoniaca, ormai l'ho finita, e un po' di bicarbonato. Più o meno le dosi sono anche qua, 2-3 cucchiai di bicarbonato. Prendiamo un pannettino, una spugna un pochettino ruvida, in modo che gratti leggermente, andiamo a sanificare la superficie. Come sgrassa acqua calda, bicarbonato e ammoniaca? Lo fanno pochissimi detergenti. Non pensate che comprando un tensioattivo funzioni meglio, perché lui sgrassa veramente l'impossibile. Andiamo qua e cerchiamo di capire il colore vero qual è. In effetti l'hanno colorata del suo colore naturale. Quindi faremo bene 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 aba dappertutto e cercheremo di capire dove carteggiare, perché ci sono degli avvalli di colore. A noi però la sua superficie bella ruvida, bella grezza e materica serve, perché per fare un buon country può essere un'ottima base. Continuo. Mentre fanno aba sulla mia toilette, io inizio a capire com'è questo marmo sotto. Ho messo sotto la mia levigatrice una grana 100, perché non andrò dappertutto, non lo voglio rovinare, ma voglio togliere via quello che c'è ai lati, e faccio così. Come potete vedere, qua sotto si nasconde un bel marmo, bello bello bello, molto grezzo, molto rustico. Secondo me in questo caso è anche molto bello così, un po' usurato, no? Opaco, non più lucido come era magari all'inizio. Questo perché? Perché secondo me nel suo effetto country l'usura, no? La ruvidezza dona, quindi magari lo passo dappertutto. Prima grana a 100, poi passerò magari anche alle 320. Cambio la carta, tolgo la 120, metto la 320 per andare a dare una leggerissima lucidatina a questo marmo. Non diventerà lucido, però andiamo a togliere ancora qualche graffiettino che dà un po' fastidio. Vediamo come è diventato il nostro marmo togliendo la polvere, pochissima polvere. Il colore mi piace perché nonostante sia bello, pulito, vellutato, è comunque antico e vintage. Noi non possiamo aspettarci che un marmo del genere, che probabilmente ha più di 150 anni, diventi nuovo, oppure potremmo, se andiamo da un marmista e ce lo facciamo lucidare e piombare, così si chiama, ma io non voglio, io voglio che sia in stile country, quindi bello, pulito, liscio, ma deve essere in stile country, quindi continuiamo. Tolgo la 320 e rimetto la 120, perché vado adesso con la mia levigatrice, se non ce l'avete fate con una spugna abrasiva o un manipolo con la carta abrasiva, vado a togliere via le gocce. Come vi dicevo prima, è una delle poche cose che mi dà molto fastidio di questo mobile. Aspirapolvere. Ma secondo me è perfetto, io direi che dopo il decapé lo lasciamo così. A me piace la patina originale, quando fai il decapé e viene fuori è uno spettacolo, però deve diventare sceriffo.
Adesso, quando qualcuno che non è avvezzo al restyling vede che carteggio un mobile, non guarda tutto il tutorial. Cosa che fa? A un certo punto vede i commenti sotto che dicono: ma se dici che non bisogna carteggiare, perché stai carteggiando? Questo perché skippate e saltate. Quando volete imparare a fare una cosa, non dovete saltare, perché ogni passaggio è veramente importante. Quindi in questo momento non sto carteggiando perché Magic Pen è una grappa, non sto carteggiando per nessun motivo di qualità legato alla qualità di Magic Pen, sto solo carteggiando per togliere via tutte queste gocciolone vecchie che ci sono su questa struttura. Se non le togli, anche se colori con Magic Pen, poi li vedi perché sono scalini, quindi ricordatevelo. Come potete vedere, questa è una galleria enorme che si dirama in tantissimi punti del nostro tavolino e sono tarli veramente grossi. Quindi ora utilizzerò il mio stupendo macchinario a infrarossi e a microonde per togliere via tutti questi tarli. Mi è svoltata completamente la vita da quando ho questo macchinario. Allora, ci è svoltata la vita perché abbiamo eliminato completamente l'antitarlo liquido. Per la carità, non dico che dovete per forza avere questo macchinario, però magari potete o noleggiarlo o avere qualcuno che vi fornisce appunto questo servizio. È un processo molto veloce perché per ogni riposizionamento, per esempio, possono bastare dai 5 ai 7 minuti. 7 minuti. Quindi lui elabora una superficie grande come la faccia di questo cubo e va fino a 30, a volte anche 40 centimetri in profondità. Quindi con questo macchinario si possono fare anche magari mobili su misura, quelli che sono incastonati nei muri, o delle travi, gli stipiti delle porte, quindi addirittura mobili che non possono essere ovviamente smontati e lavorati. Da cosa è composto questo mobile? Questa è l'unità più importante perché è l'unità che va a contatto con la superficie. Arriva con le sue onde a riscaldare la superficie, ma ovviamente non va né a seccare la colla di giuntura e non va neanche a deturpare o rovinare la superficie, ma va assolutamente a eliminare, a debellare tutti i parassiti che ci possono essere all'interno, quindi non parliamo solo del tarlo. La seconda parte del macchinario è quella, che è l'unità esterna, e dove c'è il motore che può stare anche a distanza, perché come vedete è composto da questo tubo molto grosso e facile. Emma, posizionalo. Noi andremo a fare questa prima parte, andremo a fare poi tutta questa parte sottostante, anche le gambette. Emma adesso lo posiziona qua. Questo tubo è così lungo perché per lavorare in sicurezza bisogna essere almeno a 5-6 metri dal macchinario. In questo modo le sue onde a microonde non faranno male a nessuno. Partiamo! L'antitarlo ha fatto il suo effetto, quindi sono tutti stecchiti. Ora inizio a stendere la prima mano di Cherie. Emma, mi levi i cassetti, sì, su cui so che hai già messo il nastro carta per evitare di sporcare i laterali, ma leviamoli così lo facciamo in due tempi. Guardate che bello Cherie e che bellissima copertura. E ricordate che per coprire meglio è importante fare la pennellata incrociata seguendo sempre il legno. Di qua segniamo una bella mano dappertutto e poi quasi sicuramente sarà necessario fare anche una seconda stesura. Io e Emma stiamo utilizzando il pennello testa quadra, è un pennello veramente perfetto per questo tipo di uso, anche perché questo mobile non è molto grande e ci aiuta proprio ad avere una finitura perfetta.
seconda mano su tutta la superficie, stesso procedimento di prima, pennello testa quadra, partiamo dal lato con la pennellata incrociata, quindi prima in un verso e poi nella lunghezza. Rifinisco i bordi per non avere gocce. E continuo su tutto il mobile. Questo restyling è molto in stile Country. ma vogliamo un po' rinnovarlo e dare comunque un tocco fresco e giovane, soprattutto visto che questo stencil l'hai fatto tu che sei molto giovane. E ma scherzi a parte, creiamo un colore e utilizziamo questo nuovo stencil che abbiamo appena progettato, che è molto furbo perché di qua ha questi semicerchi un po' più grandi, di qua ha questi semicerchi un po' più piccoli e creerà queste alette molto carucce. Mi ispiro a questa forma perché è un po' tutto tondeggiante, vedete il pomello è tondeggiante, la zampotta è tondeggiante e quindi secondo me starà molto bene. L'abbiamo già predisposto qui per due motivi. Uno, perché furbamente incastoniamo dentro i pomelli, stanno lì da bravi e abbiamo messo l'aletta nella parte centrale. Due, perché andremo a creare un colore che andrà a riprendere molto il marmo. Sì. Sopra, quindi sotto rimarrà di questo bel colore. La mia mamma sta già cucendo le tendine in toile de Jouy da mettere sui lati e qui ci saranno queste lettine molto carine che vanno a rifinire con il colore del marmo. Cosa succederà? Che il marmo sarà ancora più leggero e avrà questa goccia di modernità che secondo me non guasta. Però bisogna essere bravi a ricreare il colore. Il colore lo andiamo a ricreare mischiando un po' di Pure Sand e un po' di Rocher. Occhio, voi non dovete fare quello che faccio io per forza, perché probabilmente avrete un marmo che non sarà esattamente uguale al mio. Quindi anche voi, se volete fare una tecnica di questo tipo, nel punto in cui avete un marmo, dovete scegliere il colore per ricreare il colore del vostro marmo. Cosa ha fatto? 50-50? 50-50. Ok. 50% di Rocher, 50% di Pure Sand. Che dici? Proviamo. Si gira con il pennello quando si fanno queste mescite, è importante perché si va proprio totalmente a miscelare grattando il fondino, perché se usi dei bastoncini non gratti il fondo e non crei un colore perfetto. Allora, abbiamo voluto, anzi Emma ha voluto, creare un colore caldo, evitando la base grigia. Come mai, Emma? Perché secondo me con lo stile del mobile e con lo Cherie stava meglio un tono caldo. Infatti lui mi ha detto, ma perché non prendi la parte grigia? E Perché poi- non la voglio. Se decidiamo di far uscire un po' il fondo era molto caldo. Esatto, brava. Quindi ascolto quello che dice Emma, mi tengo il mio colore qua e testo. Testo direttamente sul mobile. Sì. Questo è il colore che abbiamo creato, molto simile al colore del marmo. Fate attenzione, ricordate sempre che gli stencil devono essere precisi. Se si fa uno stencil si deve fare bello e preciso. Tamponcino da stencil che mi servirà per fare la parte vicina alle ondine, pennello da 30 che mi aiuta poi per unificare e fare anche l'altra parte. Prendo un po' di colore, lo carico e me lo metto su un cartoncino, scarico l'eccesso senza sprecare perché tanto poi lo vado a recuperare e faccio questo. Le setole dello stencil non devono spaccarsi, non devono aprirsi come se fossero un pennello impazzito, no, devono essere coccolate, accarezzate, guardate. E ora vado a picchiettare. Non andate mai col tamponcino troppo carico vicino allo stencil, ricordatevelo perché altrimenti poi sbavate sotto. Quindi la parte vicino allo stencil si deve andare con il tamponcino molto 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 scarico, tipo così. Continuiamo, Emma? Sì. Vai.
2 mani stese. Ora riposizioniamo lo stencil. Che bello! Non si può non rifinire un mobile con queste fattezze senza un po' di decapè. È obbligatorio. Fa caldo, non ho voglia di fare la mano, quindi uso la mia levigatrice, ovviamente collegata alla mia aspirapolvere. Sotto ho messo una grana 120, ma già molto usata perché non voglio decappare troppo. Accendo e parto. Su questo restyling così country la protezione deve assolutamente essere la cera. Uso la leggendaria, pennello che si usa solo per la cera o per l'olio o per il restauratore, carico bene, scarico e lo passo ovunque. Pennellata incrociata, mi raccomando. Guardate che bel colore acquisisce ora che passo la cera. Lo sherry torna a essere bello, tonificato, profondo. Un spettacolo. Una bella passata di cera dappertutto e poi il tocco finale. Il marmo mi piace così, bello, antico, usurato, quindi cosa faccio? Passo la cera anche sul marmo e poi la lucido. Anche qua una bella passata con pennellata incrociata. Ultima mano così. Per avvicinare ancora di più il nostro tono al colore della stoffa abbiamo deciso di anticare. E come antichiamo? Antichiamo utilizzando la cera Wood Parfum. Mi piace molto utilizzare le cere anche perché donano un vero tocco vintage, un tocco country a certi tipi di restyling. Quindi pennello che si usa per le cere, ne prendo un pochino, occhio che fa molto caldo, quindi è molto cremosa e vado ad anticare tutto, sia la parte sherry che la parte chiara. In questo modo avremo proprio un effetto più totale. Non vi preoccupate se subito vi sembra di aver sporcato troppo la superficie, perché non sarà così. E non fatemi l'errore di non calcare, di non andare in profondità, perché quando usiamo le cere, se non si calca e non si va in profondità, quando si passa poi il panno a breve, quindi si alleggerisce, si toglie tutto e non possiamo permettercelo. Quindi calchiamo bene, si prende il pennello dal laghiere, si schiaccia per bene, si arriva in profondità. Io faccio un pezzo per volta, ovvero adesso mi occupo di fare tutta la parte del frontalino e poi vado ad alleggerire. Ricordate sempre che il passaggio della cera anticante si può fare solo dopo aver passato la cera trasparente, perché altrimenti si fissa sulla vernice e non lo potete più togliere, ovvero alleggerire. Panno in microfibra, morbido. Andiamo ad alleggerire delicatamente. Vedete come si va a insinuare in tutti i punti in cui il mobile è usurato e crei una patina bellissima. Adesso continuo su tutto il mobile.
finitura coloriamo l'interno dei cassetti, che è molto rovinato, con vintage. 2 mani coprenti. Anche qui pennellata incrociata. Prima in un verso e poi nell'altro. Con la seconda mano raggiungeremo la completa copertura. Il consiglio per superfici molto lucide è di dare magari prima una mano di paint e poi una di wall se si vuole usare la wall. In alternativa si può dare 2 mani di paint e poi una protezione. Ti piace, Emma? Molto. Che dici, lo mettiamo in negozio e facciamo qualche bella foto? Sì, assolutamente. A noi non piace abusare delle ambientazioni fatte con l'intelligenza artificiale. Non lo vogliamo fare perché tutti i restyling che noi facciamo nei tutorial, se poi vengono ambientati in una, diciamo, una casa finta, sembreranno finti. Invece noi amiamo farvi vedere com'è. Piuttosto è meglio una foto non perfetta, ma reale. Vero? Andiamo! Anche questo restyling è finito. Come vedete oggi abbiamo salvato un pezzo che quasi tutti avrebbero sicuramente buttato. Perché l'ho voluto salvare? Primo, mi faceva molta tenerezza nelle sue forme, piccolino, nelle sue fattezze, però ancora così orgoglioso, con questo marmo molto antico che chissà quante ne ha viste. Secondo me pezzi come questo vanno salvaguardati assolutamente. Quindi mi raccomando, prima di buttare via una piccola patineuse vecchia col marmo o altro, solo perché la vedete malconcia, andate a fondo perché è una storia pazzesca. È country, ma è anche con un tocco moderno, perché questo stencil l'ha sicuramente molto ringiovanito. Se volete potete utilizzarlo esattamente così, o altrimenti l'antina, la stoffa frontale si può tranquillamente togliere e lasciare solo quelli laterali, cosa che piacerebbe sicuramente molto di più a Emma. A Emma piace di più aperto, solo con le stoffe laterali. Scegliete voi. Sicuramente mettere una toile de jouy su un restyling come questo è la ciliegina sulla torta, perché dà quel tocco country che secondo me fa la differenza. Però è talmente bello nella sua leggerezza che anche visto così, senza la tendina, è perfetto. Vedete poi voi l'utilizzo che dovete farne. Mi raccomando, ricordate che i prodotti utilizzati li trovate sul sito magicpaint.it o dai rivenditori autorizzati che scoprite solo ed esclusivamente sul sito magicpaint.it. Se non sono sul nostro sito non sono rivenditori Magic Paint. E dove non trovate Magic Paint, mi raccomando, non fatevi fregare. Non andate su Amazon perché non c'è, e non andate nei brico store tipo Leroy Merlin. Lì non ci sono i nostri prodotti. Salutiamo? Ciao!